Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 30 gennaio, mi sono svegliato e ho deciso di fare un video diverso perché faccio sempre video, vlog lontano da casa. Ho detto facciamo un vlog a casa mia per una volta e oggi ho deciso, comunque siccome è una bella giornata, c'è il sole eccetera. Comunque ragazzi è il 30 gennaio e fanno 16 gradi, però si sta benissimo e nulla, vi porterò un po' in giro per Napoli, vabbè un po', perché comunque Napoli è grandissima e nulla ragazzi, spero che vi piaccia il video, mi raccomando lasciate mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video e nulla, buona visione. Ragazzi, questa qui è Corso Umberto, una strada che io personalmente detesto perché è una bella strada, però la detesto perché c'è troppo movimento, troppo casino, passa troppa gente, turisti eccetera, perché questa è la strada per andare a Piazza Plebiscito, Mergellina, via Roma, quindi praticamente è una strada principale, cioè molto trafficata. La gente per andare al lavoro, i turisti per andare a vedere le strutture più importanti. C'è un traffico, ovviamente questo è il solito traffico di Napoli ragazzi, ogni giorno c'è un via vai incredibile. Niente, queste sono le strade di Napoli oggi. La gente, un sacco di persone che camminano pure. A volte c'è quasi più traffico a piedi che con le macchine, non sto scherzando, su questa strada sì, a volte succede, non si può camminare. Ho superato Piazza Bovio e ho superato anche tutto il casino delle macchine, infatti qui traffico molto meno e adesso mi sto infilando nei vicoli che c'è la ZTL. Adesso mi avvio verso Piazza Municipio dove sta il Castel San Martino. Sono andato in questo bar, ve lo consiglio, è molto buono. Lo faccio vedere. 30 gennaio del 2025 ovviamente. Ragazzi, quello lì su è il Castel Sant'Elmo, un castello bellissimo che è anche un museo credo perché è molto antico, che è bellissimo e che da lì su si vede tutta Napoli ed è una cosa favolosa. Un giorno, insomma, se lo volete scrivetemelo anche nei commenti, un giorno andremo a visitarlo. Eccoci, questa è Piazza del Municipio, una piazza che sembra immensa, in realtà è un po' un'illusione ottica, anche perché c'è il paesaggio dietro che insomma fa sembrare che la piazza sia molto più lunga di quella che in realtà non è. Adesso ci avviciniamo e faccio vedere, lì ci sono le navi, qui insomma ormeggiano, attraccano le navi da crociera e le navi passeggeri. Vi faccio vedere il Vesuvio, madonna quanto è grande. Questo è il Castel San Martino, non vi confondete con Castel Sant'Elmo che è quello là che si trova più in alto. C'è il traffico come al solito, sto un po' aspetta, in 2 minuti siamo arrivati ragazzi. Esatto, ma perché urli? Sto tornando indietro perché effettivamente lì poi in fondo non c'è niente, c'è solo quel palazzo con gli orologi lì che praticamente è la sede, gli uffici di MSC eccetera, dove si fanno anche gli imbarchi eccetera. Madonna, ma fai sempre i video al Vesuvio? Sì, col telefono c'ho tipo 100 video di quando lavoravo che tornavo a casa e facevo la foto e video al Vesuvio. Eh sì, perché mi piace tantissimo, anche perché è una cosa più speciale
è una cosa super particolare, perché voi direte vabbè è un vulcano, cosa era di speciale? Adesso ve lo dico, è un vulcano sì, però i vulcani sono isolati, nel senso che intorno non c'hanno niente, non c'hanno altre montagne, vedi l'Etna, vedi Monte Fuji, vedi qualsiasi cosa, qualsiasi vulcano esistente, non c'ha niente attorno. E invece il Vesuvio è un vulcano che vicino c'è il Monte di Somma, che sarebbe la montagna di sinistra. Il vulcano, il Vesuvio, non è tutte e due, ok? È solo la montagna di destra. Ovviamente questa cosa delle due montagne vale solamente se si guarda il Vesuvio da Napoli, che se vai dalle spalle del Vesuvio, cioè Pompei, Monte di Somma, non si vede più, si vede solamente il Vesuvio. Siamo arrivati qui al teatro, questa qui davanti è la galleria Umberto, e proseguendo sulla strada poi verrà piazza Plebiscito, che poi attualmente la galleria, ecco adesso mi vedo bene, c'è un degrado assurdo sta galleria in questo momento storico, non è nel suo momento migliore ragazzi, perdonatevi, ci tornerò per farvela vedere quando sarà restaurata, ci vorrà molto tempo per ripararla, perché più che altro perché sono lenti. Napoli purtroppo è così, i lavori sono lenti, anche per tappare un buco ci vuole una settimana, quindi purtroppo questo è. Ok, ho cambiato batteria, beh non cambia niente, la telecamera è sempre la stessa, ed eccoci qua, siamo arrivati. Eccolo, questo è il Teatro San Carlo, ragazzi, scusate, sono confuso perché hanno lo stesso colore, ogni volta mi confondo. Piazza Plebiscito, eccola. Questo, scusate se conto luce, ma non ci posso fare niente. Questo qui è il bar Gambrinus, uno dei bar più popolari di tutta Napoli, che è molto all'interno, è bellissimo, è tutto molto lussuoso e moderno, infatti costa anche parecchio, però vabbè ci può stare. Ed eccola qui, piazza Plebiscito. Tra l'altro mi sono dovuto togliere sciarpa e giubbino perché fa veramente un caldo assurdo. Vabbè che io sento caldo sempre, la roba invernale la metto pochissimo, cioè perché porca Eva. Tanto sono passati in mezzo ai cinesi, ni hao. Questo è Plebiscito, a piazza del Plebiscito sono venuto ormai già 3 anni fa con la scuola per fare una sfilata. Trovate il video magari qui nelle schede in cui facevamo una sfilata per conto della scuola, è stato molto carino questo progetto abbiamo fatto, perché poi abbiamo fatto anche un giro per Napoli, sono andato a Via dei Mille a casa dello stilista che ci ha creato questi vestiti, abbiamo sfilato per lui, diciamo. Arrivati a destinazione. Eccoci, questo è il lungomare di Mergellina, che è molto lungo ragazzi, ha una lunghezza di circa 3 km se non vado errato. Non a caso è una località
molto gettonata per andare a fare corsette, andare in bici eccetera, anche perché soprattutto perché i posti in cui si possono fare queste attività a Napoli sono pochi. E mangiare una pizza, che oggi ho voglia di pizza. La pizza comunque dovete sapere che non va mangiata sempre, perché il gusto stesso della pizza è mangiarla una volta ogni tanto, così è come se fosse ancora più buona. Mangiarla sempre non fa bene, infatti alcune persone mi chiedono: mangi la pizza tutti i giorni? Come faccio? Come si fa a mangiare la pizza tutti i giorni? È impossibile, cioè fa male mangiare sempre la stessa cosa, così come è come chiedere: mangi la carne tutti i giorni? Non mangia la carne tutti i giorni, mangia anche pesce, verdure eccetera. Allora sono sceso qui e c'ho il Vesuvio proprio ancora più bello adesso. Eccoci, siamo quasi alla fine di questo, insomma, di questo vlog. Questo qui è il Castello dell'Ovo, faccio vedere meglio da qui, che purtroppo anche lui è pieno di lavori. Purtroppo ho deciso di fare questo video nel giorno sbagliato, cioè non nel periodo sbagliato, non nel giorno sbagliato. Non so se siamo messi peggio noi o Roma in quanto a lavori, che pure Roma non scherza, sta piena di cantieri, di recinzioni ovunque. Però pure noi, purtroppo in senso negativo anche noi stiamo rovinati. Arrivati, che poi non sono mai entrato, un piccolo aneddoto, io non sono mai entrato, vabbè, nel senso non penso che ci sono parecchi napoletani che per esempio non sono mai andati ad Ischia, a Capri, così come anche io, oppure non sono mai entrati nel Castello dell'Ovo, oppure non sono mai andati nel Vesuvio, perché Napoli è talmente tanto grande che nemmeno i napoletani la conoscono bene. Infatti c'è una frase che mi ha colpito, che mi piace tantissimo, che è: sii turista della tua città, che noi pensiamo sempre a allontanarci un po', pensiamo sempre a viaggiare altrove, quando in realtà abbiamo delle cose che potremmo fare anche che sono vicino a casa nostra, ecco. E in effetti è molto bella questa frase, a me piace tantissimo, rappresenta molto il significato di questa cosa che vi ho detto. Dalle porte della notte il giorno si blocchino. L'applauso di pubblico cadavere sotto il cielo, dalla bocca del cannone.
Ragazzi, lì è dove ho fatto il video a ottobre ad Halloween, dove facevano 25 gradi ed era una giornata fantastica, anche migliore di questa qui. Se non l'avete visto lo lascio nelle schede perché è molto bello veramente. Faceva ancora più caldo di qua perché adesso oggi questa giornata fanno 16 gradi, quindi faceva ancora più caldo ad Halloween. And wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up,